volta quindi completati i due model, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo incominciare a creare i nostri component in maniera direttamente collegata con i casi d'uso. Allora, il primo elemento che cercherò di realizzare ovviamente sarà la ricerca della città. Per quale motivo? Ma perché la ricerca della città presuppone che tramite OpenStreetMap io riesco a prendere latitudine e longitudine. Quindi se per esempio cerco Roma, ottengo latitudine e longitudine, che sono due informazioni mandatorie, quindi che sono obbligatorie per la richiesta da effettuare a che cosa? Beh, da far partire su Open Meteo per recuperare fondamentalmente i valori meteorologici. E allora a questo punto che cosa facciamo? Generiamo il primo component. Guardate, la ricerca della città dove la voglio inserire? Beh, immaginiamo di fare una sorta di piccolo storyboard. Allora, immaginatevi che questo qui è il component principale, quindi sarà per esempio visualizza meteo, quindi pagina meteo, va bene. L'idea è quella di mettere una sorta di piccola barra di ricerca in questa parte, scusatemi, una barra di ricerca qui sopra ed ovviamente qui di fianco mettergli un piccolo pulsantino con su scritto cerca, ok? Allora, quello che verrà visualizzato, per esempio, all'interno di una sorta di piccola struttura, ok? Dove ci verrà mostrato un elenco di città a seconda di quella che è la lunghezza degli elementi che abbiamo a disposizione, che ovviamente noi potremmo cliccare se è quella interessata, ok? Ragazzi, una cosa estremamente importante, in questo caso non vogliamo badare troppo al front-end, semplicemente perché il mio approccio è un po' più funzionale, ok? Significa che lascio a voi la libertà di riammodernare, di avere uno stile comunque sia che caratterizza il vostro front-end. La cosa che ci interessa un pochettino di più è essere un po' più diretti sull'operatività delle nostre azioni, ok? E quindi nel caso facciamo un po' di refactoring dopo. Allora, cerchiamo di capire intanto come si crea questa tipologia di struttura. Come primo step, ok, dato che ci saranno più di una pagina, ovviamente, ci sarà la pagina della ricerca della città, la pagina del visualizza meteo, che poi in questo momento vogliamo visualizzarlo nella stessa identica pagina, però poi ci sarà la parte di gestione dei preferiti, con elenco dei preferiti e rimozione dei preferiti, che potrebbe essere una cosa estremamente comoda da gestire. Voglio introdurre per esempio una piccola navbar dove anche se c'è una sola pagina almeno incominciamo ad utilizzare il routing module nel modo migliore. Allora, come funziona? Iniziamo con la generazione per esempio della pagina ng-generate component, facciamo components/meteo. Ovviamente questa qui è la pagina principale. Allora, questa tipologia di struttura, quindi la vado ad inserire, vedete l'ho appena messa all'interno di questa cartella, che cosa avrà al suo interno? Beh, avrà qualche concetto fondamentale rispetto a eventuale routing module, il service ed altro. Che cosa significa questo? Che voglio già gestire le rotte prevedendo in futuro una possibile navbar. E allora come funziona? Vado a crearmi le rotte ovviamente sull'app routes.ts. La prima rotta che devo ovviamente andare a stabilire sarà quella con la path relativa a che cosa? Ovviamente al meteo, ok? Che attiva il component due punti meteo component, ok? Poi questo voglio che sia il component che viene visualizzato nella fase iniziale come reflection nella path di default e che cosa gli vado a dire? Che la path ovviamente corrispondente a vuoto ovviamente sarà una redirect to ovviamente meteo, ok? E ovviamente il path match deve essere full. Cosa significa? Che se non inserisco assolutamente niente dopo i segmenti, quindi ho la path totalmente libera, lui andrà a rimbalzare, quindi tramite una redirect, su quello che è l'indirizzo meteo, ok? Che mi attiva il meteo component. Ci siamo? Bene, questo funziona soltanto quando all'interno del mio appcomponent.html vado ad inserire qualcosa. Ovviamente il primo step sarà inserire il routing module con la sua espressione che è il router outlet, ovviamente che mi visualizza quello che è il suo valore. Se voglio inserire una navbar, mi basta andare per esempio su Bootstrap
5 navbar, ok? Vado ovviamente qui sopra, mi copio una navbar estremamente semplice, come per esempio quella con questi elementi qui, vedete? Me la copio, vado qui dentro, la incollo, elimino tutto ciò che non mi serve, quindi metto il titolo che sarà ovviamente Meteo App, ok? Qui la lascio praticamente vuota e qui che cosa vado ad inserire? Vado ad inserire ovviamente quelli che sono i link che ho a disposizione. In questo caso ho la parte di meteo che sarebbe equivalente alla ricerca, ovvero la home, ok, che non deve essere attivata sotto href di riferimento. Tolgo pure l'active che mi toglie la classe CSS dell'evidenziazione, ma deve utilizzare, guardate, il router link, ok? Per la reflection. Quindi abbiamo ovviamente un solo segmento che sarà per esempio soltanto meteo, ok? A questo punto cosa succede? Se vado in ng serve, vediamo qual è l'obiettivo di questa applicazioncina, ce lo riportiamo direttamente qua sopra su localhost 4200, automaticamente dovrebbe visualizzarmi la parte di... Ecco qua, mi manca nell'app component una cosa fondamentale, eccolo qui il router link, guardate, non è stato mai definito perché ho dimenticato di introdurlo all'interno delle import del suo appcomponent.ts. Vi ricordo che in Angular dalla 17 in poi tutte quante le importazioni vengono delegate soltanto all'interno del suo componente. Qui ci sarà router link e quindi vediamo un po', tutto quanto era da buon fine, vado ad aggiornare la mia pagina e c'ho MeteoWorks. Ok? Una cosa importantissima, giusto per non essere dei trogloditi, ovviamente, che cosa facciamo? Andiamo sull'appcomponent.html e il router outlet, andiamo a formattare, il router outlet lo mettiamo solo e soltanto all'interno di un div class, scusatemi, di un div class container, così almeno tutto quanto il valore o comunque sia tutti quanti gli elementi vengono messi all'interno di una struttura spaziata e se volete possiamo ovviamente spostarlo dalla parte alta mettendogli anche un margin top di per esempio 3 e quindi questo qui equivale, vedete, allo spostarlo un po' più giù. Adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo creare ovviamente il primo elemento, voglio andare ad utilizzare una input con automaticamente implementato almeno la parte relativa al tasto cerca. La prima cosa che vado a fare quindi a questo punto qual è? È quella della creazione all'interno di meteocomponent.html di un form di ricerca centrale. Allora, che cosa significa? In pratica vado a creare una div class row, utilizzo il grid system di Bootstrap, ovviamente, vado a fare una div class call, guardate, faccio un call md3, poi vado a fare 3 e 3, 6 e questo qui lo metto soltanto a 6, vi ricordo che il totale deve essere sempre 12 e qui in mezzo che cosa vado ad inserire? Ovviamente vado a fare un div class form group, ovviamente mi riporto la label for qualcosa, ovviamente gli do una classe che sarà form label, ok? Gli dico per esempio questo qui è il ricerca, due punti, vado ad inserire la input type text, ovviamente, gli do una classe che si chiama form control e fin qua gli posso mettere anche il placeholder inserisci città, ok? A questo punto la input è un autoconclusivo e vado ad inserire nella parte bassa, guardate, anche direttamente qui sotto, un button type button, ovviamente, con una class btn e btn primary, con un cerca, ok? Allora a questo punto qual è l'effetto? L'effetto è questo qui, vedete? C'ho l'inserisci città e il cerca. Allora, rendiamolo un po' più comodo, un po' più accattivante, facendo in modo, rimuovendo direttamente questo ricerca e poi questo qui lo metto all'interno di un div class display grid e ovviamente facciamo un gap, facciamo un display grid così ce l'abbiamo già a disposizione tutto bello strecciato, vado un po' a riformattare, guardate questo qui è l'effetto, cioè l'inserisci città e poi il cerca, ok?
Bene, la cosa importante qual è? Cercare di prendere questo valore e cercare di prendere questo cerca. Come faccio? Immediatamente utilizzo il forms module. Allora, che cosa faccio? Vado all'interno di medio components e all'interno di imports vado ad inserire forms module che mi permette direttamente sul meteo component.html di utilizzare, guardate, questo elemento che si chiama ovviamente il banana in the box. Ovviamente faccio così, lo metto prima del placeholder così lo vediamo, oscuriamo il placeholder, sarà l'ng model ovviamente che prende come riferimento ricerca. Questo è ovviamente un valore che va in two-way binding con una variabile presente all'interno di mediocomponent.ts che non c'è ancora e la vado ad inserire, che sarà ovviamente una ricerca di tipologia string oppure opzionale, ok? Così almeno sono praticamente già predisposto per effettuare le mie operazioni. Per quanto riguarda invece il mio cerca, che cosa vado a fare? Vado ad attivare un click, quindi guardate soltanto dal template verso il component, ovviamente do per scontato alcune informazioni perché do per scontato che avete almeno visualizzato, almeno seguito le playlist basilari su Angular e gli do ovviamente una ricerca. Che cos'è ricerca? Anzi, facciamo così, effettua ricerca, anzi, cerca città, senza l'accento. Ovviamente questo mi attiva una funzione che si chiama cerca città, che mi restituisce un void, non fa assolutamente nessuna tipologia di operazione, ok, che deve fare semplicemente un console.log di ricerca, che sarebbe l'equivalente, quindi dis.ricerca, questa tipologia di parametro. Ovviamente lui che cosa mi dice? Che effettua ricerca non sa di che cosa sta parlando perché ovviamente gli dobbiamo mettere il cerca città. Perdonatemi, eccolo qui, devo salvare. Ok? Attenzione, ovviamente sotto forma di funzione. Ok? Allora a questo punto cosa succede? Se vado sulla mia applicazioncina, vado ad aprire l'ispeziona, vado su console, vado su Roma, vado a cliccare su cerca e quindi questo qui mi recupera Roma. Adesso che cosa devo fare? Praticamente devo creare una lista qui sotto di elementi, ok, che mi potrebbe utilizzare o mi potrebbe permettere di selezionare quella che è la città desiderata. Ovviamente che cosa dobbiamo fare però? Prima dobbiamo creare la struttura e dobbiamo creare il service relativo al recupero delle informazioni della città rispetto ad OpenStreetMap, ok? E questa è una cosa fondamentale per noi. Vediamo un po' come possiamo fare. Il primo step in assoluto che devo compiere praticamente è quello della creazione del service. A cosa serve il service? Il service è la parte operativa, ok? Quella che si sporca le mani, che va a richiedere le informazioni, fa partire la richiesta verso OpenStreetMap ed ovviamente mi restituisce quello che è il valore o i valori che sono corrispondenti alle città che lui ha trovato. Bene, a questo punto cosa succede? Mi creo un service relativo proprio ad OpenStreetMap, ok? Guardate, mi andrà a popolare effettivamente quelli che sono i model chiamati location. Guardate, per una questione proprio operativa, mi vado a fare un ng generate service, lo inserisco all'interno della cartella services / OpenStreetMap. Ok? Guardate cosa succede. Praticamente lui mi crea all'interno del services un OpenStreetMap service, ok? Che ovviamente mi dovrà far partire le chiamate verso l'esterno. Come funziona? Ok? All'interno di questo elemento io che cosa vado a creare? Vado a creare una struttura direttamente corrispondente a quella che è la funzione che dovrò invocare. Allora, guardate, vado a creare una lista città. Ok? La lista città che cosa mi restituisce? Ovviamente un elenco di location, ok? E quindi praticamente abbiamo nei models, eccoli qua, location data, ok? Sotto forma di array, ok? A questo punto che cosa succede? Devo permettermi, o comunque sia, devo creare ovviamente un blocco try catch, ok?
dove gli metto l'exception, dove traccio l'exception ed ovviamente all'interno di questa tipologia di elemento faccio un console.log di errore, ops, scusatemi, errore, due punti e gli metto il valore dell'exception. Ci siamo? Alla fine di questa operazione faccio un return ovviamente dell'array vuoto. Questo mi serve per togliermi l'errore direttamente da qui sopra, perché se tutto va a buon fine finisco nel try, altrimenti se arrivi qui sotto significa che l'elenco è totalmente vuoto e ho tracciato sicuramente l'errore. Bene, a questo punto qual è l'idea? L'idea è questa: devo richiedere fondamentalmente la lista degli eventi a chi? Devo richiederlo all'API che abbiamo interrogato prima. Ok? Se ci fate caso, questo qui è nominateIm, dove gli metto per esempio il nome anche parziale della città. Questo cosa significa? Che in pratica la lista città la devo inserirci qui dentro un parametro var query oppure var nome di tipologia string, ok? Che è obbligatorio. Allora, l'idea è questa. Const response utilizziamo l'approccio fetch. È uguale a che cosa? Ad una fetch su quale indirizzo, guardate, faccio molto velocemente, su questa tipologia di indirizzo, con Alt 96 facciamo un'interpolata, dove al posto di questo elemento ci metto il valore che ho passato sotto var nome, ok? A questo punto è anche abbastanza semplice come tipologia di approccio. Perdonatemi, vi metto un po' più di... cioè ho risistemato un attimo la questione. Allora, l'idea è questa. La fetch però che cosa mi restituisce? Una promise, quindi io devo attendere che lui mi risponda e quindi devo andare in await. Ovviamente l'utilizzo della wait è direttamente subordinato a che lista città ovviamente sia una sync, ok? E questa sync mi permette che lista città, ok, mi restituisce una promise, ok, con ovviamente tipizzata, quindi con il valore di ritorno con location data sotto forma di sequenza. Quindi significa che in pratica dovrò risolvere la mia promessa, ok, con chi lo sta chiamando, in quel caso ovviamente il meteo component. A questo punto cosa devo restituire? Devo controllare sempre se, per esempio, non response.ok, quindi non sono in status di 200 dell'HTTP che mi permette di sapere che la richiesta è andata ovviamente a buon fine. Che cosa faccio? Faccio un console.log di errore HTTP e poi ovviamente gli do anche il codice dell'errore, quindi status response.status. Eccolo qui. Ci siamo? A questo punto cosa succede? Interrompo tutto, non devo andare più avanti perché non ha senso andare più avanti, sono già in errore, faccio una return ovviamente dell'array vuoto. Ok? Cioè cerco sempre di non bloccare mai la mia applicazione mettendo già automaticamente il dato che gli serve effettivamente per andare avanti. A questo punto cosa succede? Faccio ovviamente la decodifica del body della response in questo modo, quindi const ovviamente il risultato. Di che tipologia sarà il risultato? Ragazzi, la tipologia di risultato sarà direttamente compatibile con l'elenco delle location, ok? Quindi location data sotto forma di array, in maniera compatibile con quella che è la chiamata. Vedete, questo è un array di oggetti di tipologia location data che abbiamo predisposto. Ci siamo? E allora a questo punto cosa succede? Sarà uguale ovviamente ad una await response, scusatemi, response.json, ovviamente alla sua trasformazione, alla decodifica in JSON della response, che potrebbe metterci un po' di tempo perché il body potrebbe essere di dimensioni spropositate, ovviamente. Allora a questo punto cosa succede? Se tutto quanto è andato a buon fine, ok, quindi sono riuscito ad effettuare questa tipologia di decodifica, significa che i risultati praticamente sono validi. E allora che cosa faccio? Faccio una return di risultato, ok? E qui sono praticamente, scusatemi, sono praticamente pronto per effettuare le mie operazioni. Nel caso qualcosa vada storta, c'è il catch che mi capta quella che è l'exception generata e poi ovviamente andiamo in return della stringa vuota. Questo risultato noi presupponiamo, ok, ovviamente che il tipo sia di location data. E adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo provare, ok, a richiamare questa tipologia di operazione e vediamo se riusciamo ad avere tutti quanti i risultati. Allora, ritorniamo ovviamente sul meteocomponent.ts e invece di fare
questo elemento, che cosa dovremmo creare? Beh, facciamo intanto una verifica che se dis.ricerca ovviamente non esiste o comunque sia. Facciamo così, dis.ricerca.trim ovviamente è uguale alla stringa vuota. Che cosa facciamo? Facciamo un alert, un semplicissimo alert stringa vuota, controlla l'input. Ok, questo serve per evitare che abbiamo problematiche, quindi facciamo anche una bella return e blocchiamo tutto quanto. Quindi questo lo mettiamo all'interno di questo frammento di codice. Significa che se la ricerca, ok, esiste ovviamente e la trimmo, quindi significa che gli tolgo tutti quanti gli spazi a destra e a sinistra, quindi se togliendo tutti quanti gli spazi la stringa è vuota, significa che non hai messo praticamente nulla, oppure hai premuto soltanto sulla barra spaziatrice. Se si verifica questa situazione, allora faccio un alert stringa vuota, controllami l'input e termino la mia operazione dopo l'alert. Altrimenti vado avanti. Che cosa faccio? Mi serve ovviamente il service. Il service di che tipologia è? Guardate, se vado direttamente qui sopra, lui è di tipologia injectable, quindi significa che può essere iniettato all'interno di un componente. Come faccio ad iniettarlo? Vado sul meteocomponent.ts e ovviamente faccio il costruttore, dove gli dico una private service, quindi OSM service. Di che tipologia sarà? Sarà di tipologia OpenStreetMap Service. Ok, questa qui è la dependency injection dell'elemento. A questo punto qui sotto già ce l'ho a disposizione. This.OpenStreetMapService, punto lista delle città, gli inserisco, guardate, this.ricerca che ho verificato opportunamente prima. Ovviamente devo verificare che non sia null, ovviamente se not this.ricerca oppure this.ricerca.trim è uguale a null. In questo caso ho verificato che questo esiste. Perché devo fare questa verifica? Perché qui c'è l'opzionalità, ragazzi. Non posso passare all'interno di lista città un elemento che è opzionale, perché dentro lista città io sono obbligato a mettergli un var nome, non c'è un punto interrogativo qui. Bene, se tutto quanto era da buon fine, vado a risolverla con un then, ok? Questo then prende il risultato, ok, e lo inserisce all'interno di questo frammento di codice. Questa è una arrow, ok? Se c'è un solo valore posso evitare di mettere le parentesi tonde, ok? E quindi a questo punto cosa succede? Se tutto quanto va a buon fine faccio un console.log di ris, ok? Il ris sarà di sicuro, ok, di tipologia, dato che il risultato di questo elemento sarà una promise di tipologia location data, il ris sarà sicuramente di tipo location data sotto forma di sequenza. Andiamo a vedere la nostra operazione, ok? Andiamo su Meteo App versione 1, guardate, cerchiamo Roma, vado su cerca, attenzione non l'ho linkato, probabilmente c'è qualche errore, ecco, non ho avviato il server, ngserve, andiamo a vedere se tutto quanto va a buon fine, metto Roma, clicco su cerca ed automaticamente guardate cosa ho? 5 valori. Ho 5 place ID dove al loro interno, guardate cosa ho? Latitudine e longitudine, esattamente quelli che mi servono. Vedete? Ce n'ho 1, 2, 3, 4. Ci siamo? Adesso la cosa un po' più carina, quale potrebbe essere? In caso di presenza di valori multipli, voglio vedere per esempio una lista, ok? Qui sotto, per poter selezionare quello di mio interesse. E allora che cosa faccio? Guardate, vado ovviamente a cercarmi list, ok? List group, qui dentro. Vedete quanto è carina questa tipologia di list group? Mi dice che se utilizzo una UL con queste con questi elementi praticamente io riesco ad avere a posizionarli o comunque sia ad averli sotto questo punto di vista. E allora che cosa faccio? Bene, tutte queste strutture o comunque sia tutti questi elementi, ovviamente quali elementi? I location data sotto forma di array li devo mettere dentro, ok, ad un elenco risultati. Anzi, facciamo così, lo chiamo soltanto elenco, che ovviamente sarà di tipologia location data, che nella fase iniziale praticamente è un array vuoto, ok? Location data però me lo devo portare, infatti vado in quick fix e me lo importo da model location data. Lui ha fatto tutta la risoluzione delle dipendenze.
A questo punto che cosa succede? Vado ovviamente ad effettuare il popolamento di risultato, quindi this.elenco è uguale a ris, che in pratica è il risultato esattamente della tipologia che mi serve a me. Ok? A questo punto che cosa significa? Che elenco viene popolato e qui sopra cosa posso fare? Ovviamente dentro al meteocomponent.html. Subito dopo in modalità display grid, quindi tutta bella strecciata, gli vado a mettere una UL contante li. Ovviamente la UL sarà di classe, andiamo a vedere, rubacchiamo la classe da Bootstrap di classe list group e ovviamente, scusatemi, ed ovviamente anche i list item saranno di classe list group item. Però qual è la cosa bella? La cosa bella è che qui possiamo utilizzare, grazie a che cosa? All'implementazione e all'inserimento del common module, guardate, una lista di elementi che subisce, guardate, un ng-for, ok? Quindi questa funzionalità è estremamente comoda per noi. Quindi let, ovviamente, per ogni singola C che si trova di elenco, che cosa andiamo a riprendere? Guardate, di questi elementi, se abbiamo già a disposizione tutto, ovviamente mi vado a vedere location data.ts, guardate, praticamente mi riporto il nome. Facciamo così, li vado a riprendere direttamente da qui sopra, almeno vado a vedere il valore. Eccolo qui, display name, che sarebbe il nome completo. Ci siamo? Allora a questo punto cosa succede? Ritorno su il mio meteo component c. Guardate, display name. Proviamo a vedere. Allora, se ritorno ovviamente sulla mia applicazioncina, cerco Roma, vado su cerca e ho tutti quanti questi elementi, Roma Lazio, Roma Italia, Star Country, Texas e così via. Capite che incomincia a diventare un po' più carina la situazione, quindi ho già un valore, per esempio Pratola, vado in cerca, ok, automaticamente lo cambia, Pratola Peligna, guardate cosa succede, lui mi ritrova fondamentalmente un singolo valore. Adesso mi piacerebbe che al click di questo elemento, quindi su questa tipologia di struttura, io riesca a prendere latitudine e longitudine. Come posso fare? Beh, gli approcci sono molteplici, tra virgolette. Se siamo dei front-ender navigati possiamo trovare 1000 escamotage. Secondo me un buon esempio potrebbe essere proprio quello di linkare questa tipologia di struttura ad una funzione. Vediamo come fare. A questo punto che cosa dovrei fare? Guardate, per ogni singola ripetizione, ok, di lì, se vado a capo, forse ho un po' più di organizzazione del mio codice, io potrei attivare, guardate, una funzione click, ok? Dove passo, guardate, un seleziona, ovviamente, seleziona città, gli passo, guardate, il valore della latitudine e della longitudine, quindi per esempio in questo caso sono direttamente dei number, non c'è bisogno di virgolette, c.lat e c.lon, ok? E poi ovviamente mi piacerebbe avere anche a disposizione il nome della città. Quindi praticamente immaginatevi un c.displayname, però devo avere l'accortezza ovviamente di avere le virgolette, semplicemente perché altrimenti mi rompe quella che è effettivamente la query. Vediamo un po' che cosa succede in questo caso. Seleziona città non esiste perché la devo andare a creare all'interno di Meteo Component, guardate che cosa succede. Ovviamente la metto qui sotto, seleziona città, prende in input che cosa? Var lat, fatemi controllare che sia il primo latitudine, perfetto, var lat di tipologia, attenzione anche questa è una string, vediamo un po' come si comporta il nostro sistema se lo lascio così, var lat di tipologia string, var lon di tipologia string, e poi var nom di tipologia string, ok? A questo punto cosa succede? Questo qui mi restituisce ovviamente un void. Facciamo un bel console.log di varlat varlon e poi ovviamente varnom. Ok? A questo punto che cosa succede? Noi ci ritroviamo
davanti ad un'operazione di questo tipo, la compilazione è andata a buon fine, facciamo Roma, vado in cerca, clicco sul Lazio, guardate cosa succede, c'ho 41, 12 e poi c.displayName. Perché? Perché fondamentalmente, guardate qual è la cosa bella, l'utilizzo della funzione click, ok, imposta automaticamente il valore delle variabili senza, e decide lui automaticamente, quello che è il passaggio o almeno la tipizzazione all'interno del parametro, e quindi mi basterà utilizzare c.displayName. Proprio a conferma di ciò, guardate, se cerco Pratola, vado in cerca, clicco su Pratola Pelegna ed è questo il valore che sono riuscito a recuperare. Ok? A questo punto che cosa dovrei fare? Dovrei semplicemente pulire al click tutto quanto l'elemento, o comunque sia tutta questa lista, per permettere di visualizzare il meteo e far partire una chiamata verso OpenMeteo. Ok? Quindi come facciamo lo vediamo nel prossimo video.